Ciao, in questo video vedremo questi due moduli LoRa con inserito il firmware Meshtastic che possono dialogare tra loro a notevoli distanze, senza ponti, diciamo, senza repeater che fanno loro stesso da repeater. Quindi se non ci fosse nessun repeater in mezzo riescono a fare in aria aperta 10-15 km, in città un po' meno. Però se abbiamo altri nodi fanno da repeater. È una rete mesh che ogni dispositivo ripete il segnale fino a n volte quelle impostate, quindi si riescono a raggiungere distanze notevoli. Inoltre alcuni nodi, magari connessi in postazione fissa, possono essere connessi al wifi e alla rete internet tramite MQTT, quindi riportare il segnale a distanze ancora maggiori. Le ho comprate per un amico, il quale mi ha chiesto se avevo due radio da portare in giro LoRa portatili, cosa gli potevo consigliare. Ho trovato queste che hanno una batteria da 3000 mAh, al contrario da quelle che ti ho fatto vedere, che ho fatto io, che aveva una batteria molto piccola. Oppure c'è questo dispositivo che ho preso, che magari farò un video dedicato, però non ha display, quindi bisogna sempre usare lo smartphone per leggere i messaggi. Però questo di bello ha che ha un buzzer a bordo, ha il GPS, è IP66, ha un LED che lampeggia, la batteria è un po' misera, quindi la portata di questo dispositivo è molto limitata. Però avendo un IP così alto, in alcune occasioni può essere comodo. Poi ho preso anche questi contenitori qui, ho cambiato anche l'antennino perché il suo qui dentro era un po' ridicolo, però hanno lo svantaggio che la batteria dobbiamo collegarla esternamente. Poi c'era questo qui autocostruito con la batteria interna, autocostruito come contenitore, che equivale un po' a questi, però questi qui sono un po' più carini e hanno anche i tastini. Poi vorrei fare anche delle modifiche, quali un forellino per far vedere il LED che c'è qui sotto. Il pulsante di reset non mi piace, quindi lo vorrei ribassare in modo che non venga premuto accidentalmente. Sarebbe interessante avere un altro pulsante. Non c'è l'interruttore della batteria, però da menu si può andare a spegnerlo il dispositivo e si risveglia premendo il pulsante. Qui possiamo mettere il cordino, dopo questi cordini lo possiamo infilare in questo foro e attaccare al collo. Attenzione che la parte metallica del cordino non deve andare vicino all'antenna, se no il segnale emesso dall'antenna viene disturbato. Andiamo a vedere adesso tutte le fasi che ho già fatto per montarli, poi vedremo un po' di test di funzionamento. I due kit sono composti da una custodia stampata in 3D, fatta molto bene. Per chi come me non ha la stampante 3D è un bel oggetto, fatto davvero bene, con le sue viti, batteria da 3000 mAh, e il kit con dentro il modulino A868 nel nostro caso è il solito modulino che abbiamo già visto. In più in questo kit c'è questa antenna che non c'era nell'altro kit che ti ho già fatto vedere. Questa antenna probabilmente non la useremo perché monteremo l'antenna esterna, infatti qui c'è lo spazio per montare questo connettore. Faccio spazio così ne montiamo una. Le cose che non ci servono sono i due pin strip, il cavetto della batteria, non ci occorre perché la batteria ha già il suo cavetto. Per montare il kit partiamo dall'antenna, togliamo il dado alle ornelle, notiamo che qui c'è la cava per questo dado che però non possiamo evitare, quindi bisognerà girare l'antenna da qua dietro, che però si fa un po' fatica. Il connettore deve sporgere anche parecchio perché sennò l'antenna non fa contatto. Deve sporgere, siamo più o meno giusti. Possiamo provare a mettere la ranella dietro per far sì che non gira, poi magari si può bloccare con un goccio di smalto, anche quello per unghie va bene. Io metterei la ranella dietro e avvitiamo il dado qui davanti. Ovviamente riusciamo ad arrivare fino a un certo punto, poi non gira più, lo possiamo far entrare nella sede e girare tutto il corpo del connettore in questo modo. Poi dobbiamo tirarlo il più possibile. Possiamo usare anche una piccola pinza perché qui c'è questo smusso, facendo attenzione di non rovinare troppo il filetto, magari un colpettino appena facendo attenzione che il dado dietro non giri. Se gira il dado possiamo tenerlo fermo con un cacciavite perché di qua non passa nessuna chiave
e dargli un colpettino appena appena. Poi qua un goccio di smalto, va benissimo un vecchio smalto per unghie della moglie o della compagna. Diamo una bella bloccata, montiamo l'antenna, sì, va bene, c'è ancora un filino di spazio. Adesso dobbiamo collegare l'antenna alla schedina, il connettore dell'antenna è qua, innestiamo, dobbiamo sentire il tac. Qui possiamo togliere anche la pellicola facendo attenzione di non mettere più sopra le dita. Prepariamo le viti, qui dentro abbiamo il biadesivo per fissare la batteria. Questo qui serve per andare a schiacciare i pulsantini e va dentro qua. Uno è un quadrato e uno è un tondo, che poi uno è un reset e uno è un pulsante che va a un ingresso nel micro. Qui abbiamo dentro 4 viti lunghe, i 4 dadi per le viti, 2 avanza, non ne ho messi in più. Una di queste 2 viti qui serve per fissare la scheda, una avanza, ne hanno messi in più. Poi c'è questo quadrato spugnoso adesivo, ho guardato anche le istruzioni ma non lo citano, secondo me si può usare per tenere giù il connettore dell'antenna. Lo metterei così, in modo che tiene giù. Questo lo possiamo inserire facendo uscire la presa USB, così. Facciamogli fare un percorso all'antenna senza fargli fare curve a spigoli vivi. E in quel foro qui ci mettiamo la vite autofilettante piccolina. Possiamo avvitare. Questa scheda qui non si muove più, bella franca, di qua incastrata dall'USB, quindi possiamo procedere a mettere il biadesivo che tiene la batteria andrà così. Questa la centriamo. Adesso come innesto il connettore il dispositivo si accenderà. Io avrei preferito che ci fosse stato un bel interruttorino, probabilmente gli farò la modifica dopo, tipo questo, una cavetta che esce pochissimo in maniera di non muoverlo accidentalmente. Quindi prima di inserire la batteria dobbiamo essere sicuri che ci sia l'antenna, onde danneggiare lo stadio finale di trasmissione. Inseriamo la batteria, il dispositivo si accenderà. Poi via software si può spegnere con il nuovo firmware. C'è proprio un menu di spegnimento. L'accensione mi sembra è ancora tramite uno di questi tasti che poi andremo a vedere. Ok, ho inserito la batteria. Qui ci sarà ancora il firmware originale Eltec, dove andremo a caricare l'ultimo firmware Meshtastic che abbiamo visto nel video precedente. Quindi per caricare il firmware ti invito ad andare a vedere il video precedente. Questo si chiude in questo modo. I dadini che hai visto, quelli quadrati, questi qui, vanno infilati in questa fessura, così, in modo che quando si inserisce la vite vada ad avvitarsi sul suo dado. È abbastanza furbo come chiusura. Adesso ne metto giusto 2 per tenerlo chiuso e così è come viene, carino. I 2 pulsantini. Ho finito adesso di caricare il firmware, vediamo cosa riusciamo a fare tramite pulsanti. Questo è il reset e questo è il pulsante delle funzioni. Premiamo, adesso dobbiamo impostarlo a 868. Penso che bisogna premere a lungo per accettare. Infatti, fa rebooting, firmware è un alfa 273, vediamo se premo. Si sposta qua sotto ogni volta che premo. Se premo a lungo entro nel menu dove sono, quindi qui posso scegliere cosa voglio fare. Questo qui è lo shutdown. Per spegnerlo, proviamo a spegnerlo, vediamo se riusciamo a risvegliarlo con i tasti. Tengo premuto, quindi qui gli dico shutdown, tengo premuto, qui devo fare confirma, tengo premuto, si è spento. Adesso vediamo se si risveglia da questi pulsanti. Premo questo, sì, ok. Quindi teoricamente possiamo fare a meno dell'interruttore con questo firmware, però io questo pulsante di reset lo abbasserei per evitare di premerlo accidentalmente. Vediamo cosa abbiamo negli altri menu. Ritorniamo dal primo, questo. Qui ci sono un po' di informazioni tipo il tempo del spegnimento schermo, entriamo a vedere. Ah no, proprio ci va in sleep screen.
Ok, questi qui sono i messaggi, però diciamo la configurazione forse è meglio farla col telefono, che ti invito a vedere gli altri video che ho già fatto, che faccio vedere come configurarlo. Adesso li configuriamo con l'app e poi facciamo una prova di trasmissione e ricezione tra i due dispositivi. Colleghiamo adesso i due dispositivi all'app. È la prima volta che collego questi due dispositivi all'app. Accendiamo il Bluetooth, dobbiamo fare scan. Ci sono questi due nuovi dispositivi, 5EA, lo vediamo qui e lo vediamo sul telefono, e questo qui è il 7B90. Ok, facciamo prima il 7B90, quindi questo qui, richiesta l'accoppiamento per 7B90, ecco la password, 557068. Ok, si è connesso, andiamo a vedere i settaggi, mi dice che la batteria è al 90%, andiamo nelle impostazioni, utente possiamo dargli il nome, facciamo così, portatile 1, il resto va tutto bene così, facciamo invia, fa rebooting, consegna confermata, si sta riaccendendo, ok, si è riconnesso, impostazioni dispositivo, andiamo adesso sull'ora, qui vedo che c'è European 433 sbagliato, non so se ho sbagliato prima io, ma dobbiamo fare 868 perché questo qui è un modulo a 868. Mettiamo medium fast, TX attivata, potenza possiamo lasciare tutto com'è, ignora MQTT, ok, facciamo invia, fa il rebooting, la vediamo qui, ritorniamo nelle impostazioni. Ha già preso un nodo, un altro, si sta collegando, probabilmente tramite il mio che ho in mansarda, che fa da ponte, perché qua in taverna non prende nessun altro dispositivo. Impostazioni di dispositivo, come vedi ho lasciato tutto di default, però potremmo andare a ottimizzare alcune impostazioni. Per farlo puoi guardare il mio primo video dove c'è anche un documento che puoi scaricare con impostazioni ottimizzate. Andiamo a configurare quell'altro. Andiamo qui in basso a destra, Bluetooth, scan, andiamo a cercare adesso il 5EAC, l'ho trovato, richiesta accoppiamento 245445, adesso farà la connessione, ok, batteria 83, impostazione dispositivo, utente, vi facciamo portatile 2, e nome breve P2, invia, sta facendo il rebooting, qui vediamo il nome, portatile 1 P1, 4 online, acceso da 4 minuti, la tensione e la percentuale del canale utilizzato. Sopra abbiamo l'orario in formato UTC, infatti se guardiamo qui sul telefono 21:13, 19:13, e qui la batteria. Guardiamo quello sotto, bisogna finire la configurazione, andiamo in l'ora, qui la frequenza è giusta, probabilmente prima ho sbagliato io a cliccare, ho fatto su quell'altro 433, anziché long fast, anche qui medium fast, invia, rebooting, portatile 1 P1, portatile 2 P2, ecco partito, 3 online, qui leggiamo 3 online, 9 online, adesso sono qui sul telefono sul P2 e online in effetti sono 3, quindi lui più altri 3. Vede anche il portatile 1 ovviamente perché sono adiacenti, sono collegato come P2, mando un messaggio al P1, devo andare qui, messaggio diretto, gli scrivo qualsiasi cosa. Qui viene fuori l'omino biffato, vuol dire che il messaggio è stato consegnato al destinatario, se no se veniva consegnato alla rete c'era la nuvoletta biffata se era consegnato correttamente alla rete, l'omino biffato viene fuori se il dispositivo stesso risponde che l'ha ricevuto, quindi con l'omino biffato siamo sicuri che dall'altra parte è stato ricevuto. Quindi adesso da questo sotto l'ho mandato a quello sopra,
teoricamente anche dal display dovremmo riuscire a vedere che c'è un messaggio. Andando avanti, eccolo qua, from P2 53 secondi, ciao. Possiamo fare anche l'inverso, quindi clicco qui in basso a destra sulla nuvoletta, mi collego all'altro modulo che è P1, questo qua. Qui in alto vediamo che si sta collegando al canale, sta leggendo i nodi. Questi sono tutti i nodi, c'è una notifica che è questa qui. Portatile 2, ciao. Qui vedo la notifica, adesso posso rispondere. Ciao P1 da P2. C'è subito l'omino biffato. Qui possiamo vedere, se andiamo su messaggi, il messaggio che è arrivato. Al dispositivo si può aggiungere anche un'uscita con un cicalino, facendo opportune modifiche perché l'app è già predisposta, qui nelle impostazioni. Notifiche esterne, bisogna attivarla qua in alto e dirgli come vogliamo l'avviso, tramite suono ad esempio, e il GPIO dove c'è collegato il buzzer o il LED o quello che vogliamo, in maniera che abbiamo una notifica sonora o visiva. Io poi qui volevo fargli un forellino per andare a vedere il LED che lampeggia, che ci sono due LED, uno bianco e uno rosso che stanno lampeggiando ma non li vediamo perché sono chiusi. Tanto non modifichiamo il grado di protezione IP del dispositivo perché comunque lui ha già tanti fori, ne ha 6 da questa parte, ne ha 6 da quest'altra e ha il grosso foro qui dove si può collegare il cordino. Si possono anche inviare dei messaggi predisposti, dovrebbero essere questi qui, messaggi preconfezionati, messaggio preconfezionato abilitato. Qui in basso ci sono i messaggi, andiamo a vedere i menu. Questi qui sono i nodi con il rispettivo segnale, questo è GPS, non ci interessa, questa qui è la rete, questo qui è il system, proviamo a entrare in system, notifica, andiamo a vedere cosa abbiamo, buzzer action, vediamo se abbiamo altre cose, no, abbiamo solo questo, proviamo a entrare nel buzzer action, all enable, qui possiamo dire del buzzer cosa fare, all enable, disable, notification, system only, all enable, e qui c'è l'orologio. Entriamo qui nella casetta, vediamo cosa c'è. Sleep screen, send position, cosa abbiamo? Ah, probabilmente ha inviato la posizione. Insomma, c'è da giocarci un po' col menu per scoprirlo, anche perché è relativo al nuovo firmware che è ancora in versione alfa. Diamo uno sguardo al volo al menu dei messaggi, che è il secondo, qui dove c'è la bustina. Tengo premuto. Qui abbiamo New Preset Message. Tengo premuto. Questi sono i messaggi che abbiamo visto prima nell'app, preconfezionati, che possiamo cambiarli. Abbiamo I, bye, yes, no, ok. Posso uscire, torno su. Qui ho Select Destination, tengo premuto. E qui scelgo il nodo a cui lo voglio mandare. Dobbiamo cercare il P1, portatile 1, quindi tengo premuto a fondo, portatile 1, lo vediamo scritto qua in alto, gli mandiamo ad esempio un bye, tengo premuto, e questo sopra l'ha già ricevuto, è uscito new message e sul telefono sento che è arrivata la notifica, quindi qui se vado nei messaggi ho bye, se tengo premuto ho la possibilità di fare reply via preset, tengo premuto e gli dico ad esempio yes o un qualsiasi altro messaggio preconfezionato, tengo premuto, delivery to portatile 2, quindi qui abbiamo ricevuto il messaggio, ho schiacciato il reset. Pardon. Schiacciando il reset si riavvia e probabilmente il messaggio viene perso. Andiamo a vedere se c'è o meno. No message. Questo è il sito dove l'ho ordinati. Si può ordinare o un solo set o 2 set, c'è lo sconto, perché uno costa $50 e poi facendo l'acquisto con PayPal la conversione la fa in automatico lui. Il materiale arriva dalla Cina. O 2 set abbiamo uno sconto, €83, 2 pezzi, infatti io ho preso i 2 pezzi. Questo è il kit, il colore si può scegliere qua, rosso, blu, questi sono quelli che ho preso io, nero, non c'è la foto però c'è anche nero. Queste sono le misure,
le istruzioni di montaggio, che sono banali, sono quelle che ti ho fatto vedere. Qui gli I/O, se vogliamo fare qualcosa di personalizzato, le caratteristiche del modulo e qui tutta la serie che possiamo trovare sul sito. Su questo sito c'è tantissimo altro materiale, molto interessante. Ci sono già dei pannellini pronti, questi sono molto interessanti. Ovviamente il costo è un attimino più alto. Vediamo un po' le conclusioni finali. Siamo giunti alle conclusioni di questo video. Questi dispositivi qui mi sono piaciuti molto per la forma, per la grossa batteria che c'è dentro in un contenitore così piccolo. Adesso io ancora non ho fatto le prove, ma penso che qualche giorno li faccia. Basta impostare lo stand-by dello schermo. Già adesso c'è uno stand-by, magari si può accorciare. Mi è piaciuto questo nuovo firmware che da menu sia la possibilità di inviare messaggi. Mi piacerebbe fare la modifica per mettere un buzzer, molto utile, che se ce l'hai nello zaino suona. Ovviamente bisogna togliere la rete pubblica, quella di default, perché sennò a ogni messaggio pubblico lui suonerebbe, e usare solo una rete privata tra i due dispositivi o tra il gruppo di dispositivi. L'antenna eventualmente possiamo metterla anche più efficiente, quindi più lunga. L'attacco è SMA solito. Chi sta cercando dei dispositivi così, questi secondo me non sono male. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!